Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce ad argomentare pur esprimendo una semplice opinione. Bentornati sul canale ragazzi, pronostici di questa 12ª giornata di Serie A. Chi mi conosce e chi è già iscritto sa benissimo la formula 1x o 2, i segni da poter mettere con due doppi al massimo disponibili sulle 10 partite. Un po' come era la vecchia schedina. Senza perdere tempo e bando alle ciance, andiamo direttamente in questa 12ª giornata. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale attivando però la campanella delle notifiche se vi iscrivete, così restate aggiornati sulla cronologia dei contenuti tra live, post partita e video che vado a caricare. E poi, se vi piacciono questi pronostici, un bel like non fa mai male. Partiamo. Sassuolo Salernitana, spendiamo qui la prima doppia della giornata, perché io, da tifoso napoletano forse atipico, mi auguro che la Salernitana possa risalire e restare in Serie A anche quest'anno, perché da campano mi farebbe più piacere ovviamente che a restare in Serie A sia una squadra campana e non un'altra. Difficile come trasferta, però la Salernitana, diciamo, con grinta e fame di portare una vittoria a casa almeno, potrebbe mettere il Sassuolo un tantino in difficoltà. X2 e ci copriamo appunto con la doppia. Sassuolo Salernitana X2. Genova Verona 1 fisso, perché il Verona non mi piace in fase realizzativa e nelle ultime uscite nella costruzione dell'azione d'attacco. Il Genoa, realtà che si sta solidificando sempre di più. Gilardino sa il fatto suo, è in casa ovviamente la squadra di Gilardino, uno fisso. Lecce Milan. Se non ci fosse stata la partita del Milan contro il Paris Saint-Germain nell'infrasettimanale, avrei anche opzionato un risultato tendente a Lecce o un 1x, ma in questo caso 2 fisso, perché il Milan ha messo al di là della fiducia mentale, è riuscito a trovare comunque delle trame di gioco diverse. C'è stato un minimo di cambio modulo anche da parte di Pioli, un Milan che ha funzionato contro un Paris Saint-Germain, però dobbiamo dire che spregiudicatamente a livello difensivo se l'è giocata a viso aperto, cosa che non ti puoi permettere con personaggi come Leao e Giroud. Milan che ha portato comunque la vittoria a casa. Lecce Milan 2. Juventus Cagliari. Juventus Cagliari è uno fisso perché siamo a Torino. Il Cagliari non sta in quella situazione come una Salernitana che devi vincere per forza per provare a dare una svolta alla stagione. È un Cagliari che comunque qualche partita l'ha vinta, è un Cagliari che però non muore mai, dobbiamo dire. Juventus solidissima a livello difensivo, un 1 fisso con un ennesimo cortomuso, ci sta tutto. Monza Torino. Monza Torino, il Torino ha cominciato a segnare finalmente dopo tanto tempo, perché la pecca del Torino era questa fase offensiva e questo non riuscire a buttarla dentro. Si è sbloccato un tantino, non sono stati ancora risolti tutti i problemi che ha il Torino in fase organizzativa. Il Monza è già a livello organizzativo una squadra solida, sa perfettamente cosa fare. Tra le due non scegliamo Monza-Torino X. Napoli-Empoli, squadra in ritiro, squadra che viene da una prestazione così così come sono state le prestazioni del Napoli da inizio anno. È un Empoli che con Andreazzoli ha trovato la quadra, anche se per un livello tecnico comunque molto discreto, dobbiamo dirlo. A volte stecca la partita, perdi la partita malamente, ti si infilano al centro, prendi gol dappertutto perché si slegano comunque i reparti, ma fa parte anche di un bagaglio tecnico che
non è poi così spiccato, il Napoli dovrebbe vincere facile. Metto 1 sperando poi di non perdere solo questa come partita, perché il Napoli quest'anno ci sta abituando ad alti e bassi e non si può pronosticare al momento una partita del Napoli dicendo vabbè tanto il Napoli è con l'Empoli, è uno fisso. Sì, sulla carta dovrebbe essere così, ma il Maradona dice altro perché è tutt'altro che il Fortino che conoscevamo prima. Fiorentina-Bologna. Fiorentina-Bologna, partita non complicata da pronosticare, di più. Un Bologna in fiducia, un Bologna che gioca palla a terra, Fiorentina che ha comunque una fase difensiva che a me non piace, per il semplice fatto che non è che non mi piace. Piace a me la fase difensiva, la squadra tutta alta, riversata nella metà campo avversaria, però bisogna vedere chi hai come due centrali difensivi perché dietro ai terzini diventa terra di nessuno, scavalcata quella linea, devi comunque essere veloce a recuperare e a fare le scalate come si deve. È lì che soffre la Fiorentina. Tiago Motta sa perfettamente il fatto suo e come mettere in difficoltà tatticamente diverse squadre e l'abbiamo già visto. Quindi l'altra doppia non l'abbiamo spesa, la spendiamo qua 1x. Fiorentina-Bologna. Udinese-Atalanta. L'Udinese, anche se è tornato Cioffi, cambia allenatore, sta giocando un tantino meglio di qualche settimana fa, ma se l'Atalanta fa la stessa partita che ha fatto contro l'Inter, finisce male ovviamente per i friulani. Quindi io credo che sia in netto vantaggio l'Atalanta in questa partita. Udinese-Atalanta 2. Lazio-Roma, il derby di Roma. Mi verrebbe così a cuore aperto di dire X. Una grande X, il derby di Roma, al limite una bella X con gol, una bella partita che non sarà una bella partita, ma sarà una partita tra ammazzate e falli nella maniera più assoluta, conoscendo anche la Roma di Mourinho e Sarri che non credo che vada ad affrontare la Roma in maniera così spregiudicata perché potrebbe pagare dazio in contropiede, solo che diciamo è un 1, io metto 1 per la stima ancora che riesco ad avere per Maurizio Sarri e per ciò che ha dato a noi a Napoli. È una Lazio altalenante a livello di prestazioni. Immobile però è tornato al gol in Champions. Chi lo sa? Lazio-Roma 1. Inter-Frosinone, argomentiamo. Inter-Frosinone è uno fisso. Anche se Di Francesco si giocherà la partita e forse riuscirà anche a livello difensivo un tantino a mettere in difficoltà l'Inter, che non è poi così granitica come l'avete descritta la Juve. A me di Juve granitica se ne può parlare fino a un certo punto perché quello è uno schifo di calcio che non appartiene, diciamo, alla mia filosofia di vedere il pallone, però date alla mano è una Juve che comunque subisce poco. L'Inter, diciamo che se imprime il ritmo forsennato con la linea mediana e con i due attaccanti, ti mette in difficoltà chiunque. Però se il Frosinone riesce a trovare ritmo e gioco palla a terra tra le linee, potrebbe impensierire ma non troppo la difesa avversaria. Io credo che il Frosinone un gol lo possa fare, ma pronostico assolutamente in favore dei nerazzurri. Inter Frosinone 1 fisso. Questi erano, ragazzi, i pronostici di questa 12ª giornata. Speriamo di beccarne quanti più possibili. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e forza Napoli. Ciao!